E quindi ecco, l'esperienza di Grosseto è stata estremamente interessante ed entusiasmante, perché lì abbiamo capito che bell'aeroplano fosse l'F-104. Io personalmente sono sempre stato attratto dal volo, quello che sognavo da bambino a bassa quota, e infatti era il bombardiere quello che mi attirava a fare. Tra di noi ci chiamiamo bombardieri sarchiapponi e intercettori sceriffi, no? Perché loro vanno in volo senza sapere neanche esattamente dove sono, perché li mandano con la guida radar nel cuore della notte e si trovano sparati lì sopra. Il bombardiere, il sarchiappone, invece deve studiarsi la missione e arrivarci con estrema precisione. Comunque al di là di quello siamo stati fortunati perché eravamo in 10 all'epoca e servivano 5 intercettori e 5 bombardieri. Io sono riuscito a rientrare nei 5 che potevano fare i bombardieri, e fatalità Villafranca aveva proprio bisogno di piloti all'epoca, quindi mi sono trovato proprio con tutti i miei sogni realizzati: volare sull'F-104 e tornare a Verona, che era la mia home base, diciamo. E quando sono arrivato al gruppo sono stato assegnato al 28° gruppo, che poco prima era invece in posizione quadro, non era operativo. E mentre l'altro gruppo di volo, che era sempre al terzo stormo, era il 132°, che storicamente era sempre stato operativo. Il 28 lo avevano chiuso per un po' di tempo proprio perché c'era penuria di piloti, e hanno approfittato del fatto che c'era questa ondata di piloti nuovi, giovanissimi, appena rientrati dalle scuole, che avevano fatto il 20° per rimpolpare questo gruppo e farlo tornare operativo. Quindi avevamo già una missione appena siamo arrivati lì, cioè riportare il gruppo alla sua piena operatività. Noi eravamo freschi di scuole di volo, avevamo imparato sì a portare un po' l'aeroplano, ma nulla sapevamo di quello che bisognava farci poi con l'aeroplano, cioè imparare a fare veramente il professionista sopra quest'aereo. E diciamo il clima che si è venuto a creare dentro questo gruppo è stato fantastico, perché avevamo piloti giovani che ci conoscevamo tra di noi, eravamo molto amici. C'erano alcuni piloti anzianissimi, molto esperti al gruppo, che ci hanno aiutato a crescere, ci hanno aiutato a portarci all'operatività, alla combat readiness, così si chiama, perché da lì a poco avremmo dovuto superare una TAC eval, cioè una valutazione della NATO, che avrebbe dovuto riportare il gruppo alla sua piena operatività. Volare a Villafranca al 28° significava fare il fotoricognitore, quindi dovevamo imparare a usare le macchine fotografiche. Avevamo prevalentemente un pod Orpheus, che era una specie di bomba, pesava 1 tonnellata quasi, però con tutte le macchine fotografiche, l'anteriore, le laterali, l'infrarosso, era una cosa estremamente interessante. Si volava principalmente a bassa quota, all'inizio sempre seguiti da un Chase, che era un pilota molto anziano, che ci permetteva insomma di imparare a volare a bassa quota con un aeroplano come quello, che già era difficile di suo, e poi era difficile anche semplicemente la navigazione, perché non c'era il GPS come adesso, il navigatore che ti dice vai di qua, vai di là. Si volava come sappiamo solo con un cronometro, la cartina e guardando fuori, cioè volavamo come dei turisti, ma volavamo a velocità notevoli, insomma intorno ai 420 nodi, e poi a quote che andavano dai 500 ai 1000 piedi, quindi era particolarmente impegnativo. E comunque, diciamo, fatte le prime missioni di base, dove abbiamo dovuto anche imparare quasi da zero a fare acrobazia in formazione, perché negli Stati Uniti non ci hanno dato quel tipo di formazione lì. Per loro, per gli americani, fare acrobazia era una scena che non era molto importante per loro, mentre invece in Italia era una cultura che si è seguita sin dall'inizio della storia dell'aviazione, quindi abbiamo dovuto sudare nuove camicie per imparare a fare acrobazia e per imparare a navigare a bassa quota, che era sicuramente una cosa molto impegnativa fatta così. Un episodio in particolare ha segnato un po' la mia vita, proprio all'inizio, quando avevo pochissima esperienza. Dopo circa 30 ore di volo fatte a reparto, siccome dovevamo saper volare sia di giorno che di notte, siamo tornati a Grosseto per 4-5 giorni, abbiamo fatto 3 missioni di ambientamento al volo notturno, sempre con l'istruttore dietro sul biposto.
E poi quando sono tornato a Villafranca abbiamo fatto un prenotturno, cioè si decollava sempre seguito col Chase, in condizioni di luce scarsa all'inizio, si faceva la missione che prevalentemente era ad alta quota, era una missione IFR proprio per prendere confidenza con l'aeroplano, e poi da lì a breve mi è capitato di fare la prima missione completamente da solista, e lì sono successe un po' di cose che hanno un po' segnato, insomma, per un certo periodo di tempo la mia esperienza iniziale. È successo semplicemente questo. Io sono andato, ero l'ultimo che avrei dovuto decollare quella sera lì, eravamo in 4-5 a fare i voli notturni. C'è da dire che il mio gruppo di volo, il 28esimo, era all'inizio della testata pista, e per tutti i voli che avevo fatto di giorno, fino a quel momento lì a Villafranca, dal gruppo di volo ero entrato e decollato per pista 23, quindi verso sud, e tutti gli atterraggi sono prevalentemente avvenuti per pista 05, quindi diciamo dal gruppo si decollava verso sud e tutti gli atterraggi che avevo fatto fino a quel momento si facevano verso nord, quindi atterrando per 05, poi in fondo alla pista liberavamo e parcheggiavamo dove c'era il nostro gruppo. L'altro gruppo di volo invece era sulla testata opposta, il 132esimo gruppo. Quella sera lì, per tutta una serie di situazioni, il mio aeroplano non era pronto al volo, aveva qualche piccolo problema tecnico che hanno risolto dopo, ha fatto sì che tutti gli altri fossero già andati in volo e io ero rimasto l'ultimo, e poi sono cambiate le condizioni meteorologiche e il vento si era girato dalla parte opposta, per cui dopo aver messo in moto mi hanno assegnato la pista opposta, cioè la pista 05 per il decollo invece che la 23, quindi c'è da rullare, fare tutta la pista, arrivare in fondo e poi decollare. Sapevo, perché avevano dato questa informazione, ma l'avevano data così per scontata, che tutte le luci di rullaggio, le luci viola che normalmente delimitano i bordi della pista, e tutte le tabelle che indicavano l'ingresso in pista erano fuori uso da 4 anni, perché all'ultimo sfalcio erba che avevano fatto il trattore aveva tagliato i cavi, però visto che erano tutti piloti esperti, quelli che c'erano all'epoca al gruppo, nessuno ha pensato di risistemare le cose. E nessuno forse si era mai trovato nella situazione di dire: ma abbiamo dei piloti giovanissimi, inesperti, che sono appena arrivati qui. Insomma, questa cosa per qualche motivo è sfuggita. Quando mi hanno detto che la pista era la 05, io ero già dentro l'aeroplano col motore in moto, mi sono fatto un film e mi sono detto: rullo, anche se poco illuminato, ogni tanto accendo le luci di atterraggio, che però sul 104, siccome erano lampade da 1000 watt, non potevano essere accese per più di 3 secondi, quindi ogni tanto davo un clic alle luci, guardavo dove ero, per essere sicuro di essere sulla via di rullaggio, poi spegnevo subito per non bruciare le lampade. E mi sono fatto questo film, ho detto rullo fino in fondo alla pista, quando vedo il piazzale degli altri F-104 del 132esimo gruppo, quando sono arrivato lì vuol dire che la via di rullaggio è finita, entro in pista e da lì sicuramente sono sulla testata 05. Mi sono fatto questo film, diciamo, no? Solo che era il 9 di ottobre, me lo ricordo bene come data, c'era abbastanza foschia, eravamo quasi al limite delle condizioni per decollare in VFR, e quindi ho rullato molto lentamente, non avevo mai fatto neanche di giorno. A un certo punto, mentre rullo, ecco le luci col piazzale, vedo gli F-104 parcheggiati, li supero e nella prima via di rullaggio disponibile mi infilo lì e noto che c'è un camion dell'antincendio non molto lontano da questa via di rullaggio che si sposta un attimo. E verrò a sapere dopo, perché c'è stata un'inchiesta per quello che poi è successo dopo. L'autista ha chiamato la torre di controllo sulla frequenza dedicata e ha chiesto: ma scusate, ma ha un problema questo F-104 su questa via di rullaggio, che per lui era un po' anomala, no? E dalla torre erano un po' incasinati, un po' impanicati quella sera lì, perché avevano del traffico particolare. Hanno detto no, nessun problema. Io sono rimasto lì diversi minuti con la taxi light accesa in questa via di rullaggio, perché dovevo aspettare la clearance IFR per poter fare poi il decollo. Era prevista la salita ad alta quota, la discesa a Grosseto strumentale, touch and go fatti a Grosseto e poi il rientro sempre ad alta quota con il rientro TACAN. Per cui sono rimasto parecchio tempo in quella posizione lì.
quando a un certo punto il controllore di torre molto molto agitato mi dice qualcosa tipo 126 alfa, allineamento e decollo immediato, abbiamo del traffico in finale, così. Perfetto, quindi io sono entrato dentro, mi sono allineato, ho fatto la mia prova motore, andava tutto quanto bene, e di nuovo il controllore fa decollo immediato perché abbiamo del traffico dietro di qua e di là. A quel punto io ho avuto un dubbio veramente, cioè un qualche cosa che mi ha un po' sorpreso, e cioè erano le luci, anche se c'era abbastanza foschia, ho avuto la sensazione che le luci rosse di fine pista fossero un po' più vicine di quanto me le aspettassi, e quindi un piccolo dubbio mi è venuto, ma non pensavo sicuramente di essere dove ero. Col senno di poi, se fossi stato veramente onesto con me stesso, avrei dovuto dire: scusate, ma sono nella posizione giusta, c'è qualcosa che non mi torna, però il controllore ti spinge che devi andare, che c'è del traffico in finale. Ti sembra di aver fatto tutto il ragionamento giusto, perché mai dovrebbe esserci un qualcosa del genere? E l'aeroplano quella sera era configurato tip, pylon, quindi altri 2 serbatoi pesanti che per fortuna erano a metà, e il pod Orpheus che pesava un'altra tonnellata, quindi diciamo era una configurazione molto pesante dell'aeroplano. Adesso non mi ricordo esattamente a che velocità avrei dovuto fare la rotazione, ma era sui 205 nodi, quindi una bella velocità. Ad ogni buon conto il controllore mi dà l'autorizzazione al decollo, anzi mi spinge a farlo immediatamente, entro col military, post bruciatore, corro e aspetto come da bravo ragazzo i miei 205 nodi che mi servono per fare la rotazione. Il 104 è un aereo tremendo, se per caso fai un errore e provi a tirare sul muso prima della sua velocità si siede e non decolla più. Ma io dentro di me stavo andando a fare le cose standard, diciamo, da studente. Dico questo perché a metà della mia corsa di accelerazione, a un certo punto è entrata violentemente in frequenza la voce del controllore, il quale probabilmente si è accorto di quello che stava succedendo e voleva fermarmi. Se avesse voluto fermarmi avrei dovuto fare una chiamata standard tipo 126 alfa, abort, abort, abort. Questa è la chiamata che deve fare per fermare un aeroplano. A lui, forse perché era spaventato da matti e impanicato, ha detto qualcosa tipo ah, si è messo quasi a urlare a frequenza, ha detto spegnere, abortire, prego. E questa chiamata dentro di me, che stavo correndo intanto come un missile con questo aeroplano lungo la pista, poteva significare tutto ma poteva anche non significare niente, perché spegnere, abortire, prego, ma ce l'ha con me, cioè non lo so, con chi ce l'ha. Io ho aspettato i 205 nodi, ho ruotato, ho visto le luci rosse della fine pista che mi sono passate sotto vicine, ho messo dentro istintivamente subito il carrello, ho visto delle luci, forse erano l'antenna TACAN che erano in fondo alla pista, vicinissime, e poi sono passato in fondo alla pista, c'è l'autostrada A4 che passa con i lampioni gialli, e ricordo di aver visto un tir che passava sotto in quel momento lì, ma l'ho visto veramente vicino. Ho detto, e poi ho tirato su, ho fatto la mia salita e dentro di me c'era qualcosa che mi dice ma cos'è che non è andato bene, cos'è che è andato storto, c'è qualcosa che non va. Qualche secondo dopo il controllore di torre dice un'altra cosa che è ma vi siete reso conto da dove siete decollati? Io ci ho riflettuto un attimo, ho rifatto tutto il mio film, sono tornato indietro, ho visto i 104 parcheggiati lì, sta a vedere che invece di entrare nell'ultimissimo raccordo sono entrato in quello che sapevo esserci prima, che era 50 metri prima, ho detto sono entrato 50 metri prima, ho detto affermativo, ho fatto la mia salita, sono andato a Grosseto, non mi ha detto più niente nessuno, sono andato a Grosseto, ho fatto i touch and go, sono tornato. Intanto dentro di me un po' vigliaccamente dico, ma speriamo che non mi dica niente nessuno quando torno a casa, perché qualcosa è comunque andato male, qualcosa sicuramente è andato storto. Atterro, tranquillo, parcheggio l'aeroplano, gli specialisti mi mettono le spine, nessuno dice niente, però io ero un po' agitato dentro perché dico, cavolo, sto tarlo, c'è qualcosa che non va. Entro dentro la sala caschi, comincio a togliermi la tuta anti-G e viene dentro un mio collega, Claudio Palma, che era di SOR, era uno di quelli che stava dentro l'ufficio a controllare, entra dentro e io, siccome è un mio amico, dico, ma Claudio, hai saputo qualche cosa? C'è qualcosa? No, niente. E poi mi fa, ma hai avuto per caso un problema in decollo? Ah, ma allora lo vedi che sai qualche cosa? E non mi ha detto niente.
Non c'era nessuno, c'erano forse dei signori ospiti che dovevano vedere i decolli notturni quella sera lì. Io vado dove c'è davanti alla SOR, c'è un divanetto, una cosa, c'è da compilare il libretto e mi sento trafitto dagli sguardi delle persone che sono in giro. Adesso mi aspetto qualcosa. Infatti dopo un secondo c'era Maurizio Folchi che era il capo sezione operazioni, quindi diciamo un boss del gruppo, ed era del colore del divano, era bianco, era davanti all'ufficio del comandante Leandro Leandri che era lì e fa: Guerra, vieni dentro. Entro dentro e nell'ufficio del comandante c'era solo la sua lampada accesa sul tavolo e il comandante era con le mani così, che si teneva la testa, fermo, immobile, appoggiato sul tavolo, e per 2 minuti che mi sono sembrate 2 ore nessuno ha proferito parola. E io ero lì sull'attenti e cercavo di capire: ma che cavolo è successo qua? Poi Maurizio ha esordito con una frase che non dimenticherò mai e disse: questa notte qualcuno non ti ha voluto, perché avremmo dovuto essere in fondo alla pista a raccoglierti col cucchiaino. Ragazzi, queste parole mi sono entrate dentro e mi hanno gelato, hanno tirato fuori la mappa della pista sul tavolo e mi hanno fatto vedere dove effettivamente ero entrato. Cioè io, quello che pensavo essere il gruppo del 132esimo gruppo, in realtà era il centro manutenzione che era a metà pista, che aveva sì dei 104 in manutenzione parcheggiati fuori, ma io pensavo che fosse il gruppo di volo, non l'avevo mai visto di notte, è la prima volta che lo facevo. E quindi io, appena superato quello, sono entrato e praticamente mi sono allineato in pista con 1 chilometro di pista dietro già mangiato e solo 2000 metri davanti, che con l'aeroplano in quella configurazione praticamente, non so, forse non avrebbe neanche potuto decollare, non so, veramente qualcuno mi ha voluto quella sera. E io mi sono sentito gelare il sangue e onestamente dentro me ho pensato: ok, cioè già il 104 aveva la sua nomea di fabbricatore di vedove, non ero sposato all'epoca, o bara volante, dico: ma questo è un segnale, questo mi vogliono dire che io mi sono giocato la mia carta, mi sono giocato il jolly, e io non faccio più il pilota, cioè veramente l'ho pensato. Poi i piloti anziani del gruppo sono stati molto comprensivi nei miei confronti, tanto da dire: stasera tutti a mangiare al circolo ufficiali, per forza, obbligatorio. E lì i piloti più anziani si sono messi a raccontare le cazzate che erano successe a loro, gli incidenti, le cose mancate, hanno cercato di tirarmi un po' sul morale perché io ero veramente molto demoralizzato, ma veramente mi sono spaventato di più la mattina dopo, quando sono andato al gruppo e ho visto fisicamente dove ero entrato in pista. Ma com'è possibile che possa essere successa una cosa del genere? Mi sono messo lì carta e penna a fare veramente i conti di quel 9 ottobre con quella temperatura e quella situazione, quel peso che avevo. Insomma, praticamente mi sono salvato per 50 metri e 50 metri a quasi 400 km l'ora, cioè, non sono niente, quindi non lo so. So che comunque poi è stata fatta un'inchiesta, stava per nascere un gran casino e forse il comandante della base voleva anche dare una punizione esemplare a me, che io sicuramente ho le mie colpe, però c'erano tante cose che non avevano funzionato, cioè l'autista dell'antincendio aveva avvertito la torre e non è stato recepito come segnale, il controllore mi ha autorizzato al decollo senza neanche vedere dov'ero e non ha fatto le chiamate standard, insomma. Poi è stata fatta un'inchiesta su questo evento di pericolo e sono state fatte le opportune considerazioni. In realtà nessuno è stato punito, in quanto il primo a passare i guai sarebbe stato proprio il comandante della base, perché aveva permesso l'attività notturna senza illuminazione delle vie di rullaggio e delle tabelle di segnalazione. In effetti, pochi giorni dopo, tutto l'impianto luci fu ripristinato. C'era un particolare che mi hanno raccontato dopo. Mentre stavo facendo il decollo, siccome ero l'ultimo, il comandante Leandro Leandri e il capo degli specialisti erano fuori dal piazzale a vedere il mio decollo. Da dietro c'era un mio carissimo collega Fabio, che mi ha raccontato poi com'è andata, e dove normalmente i 104 avevano il carrello già dentro ed erano già a una certa quota, io ero ancora sulle ruote che correvo come un siluro col post bruciatore acceso, che ancora dovevo staccare le ruote da terra. Il comandante ha detto che si è girato e ha detto: è morto.
E il capo degli specialisti ha avuto un cedimento, è caduto sulle ginocchia perché ha avuto un mancamento, perché pensavano di avere la palla di fuoco, insomma, alla fine. Ma sono qua a raccontarlo, quindi